Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di una cosa prettamente, più o meno, prettamente estetica per la Swift. Sin da quando l'ho comprato, che sono quasi 5 anni fa, esteticamente mi è sempre piaciuta, a parte il colore rosso che non è, diciamo, il mio colore preferito. La cosa che mi ha sempre turbato sono i cerchi. Ora, come potete vedere, i cerchi sono tutti neri. In realtà questi qui sono cerchi originali Suzuki, erano un optional dell'epoca, ma nascevano completamente neri con la faccia qua tutta diamantata. Quindi avevano un impatto estetico completamente differente. Il vecchio proprietario, siccome erano un pochettino rovinati, li ha fatti riprendere e riverniciare. Il problema è che per risparmiare, anziché fare nero con diamantatura, l'ha fatto completamente nero. Non sono un grandissimo fan di cerchi neri, soprattutto se avete una ruota piccola da 14 come questa e avete tanto alluminio, in pratica vi trovate questo pataccone nero che è un tutt'uno con la gomma lì. Come vi dicevo, li ho sempre voluti cambiare. Ora, trovare un cerchio per un'auto del genere, piccola, rossa, non è cosa semplice. Sul mercato del nuovo si trova letteralmente nulla, perché cerchi da 14 ormai non li produce più nessuno e io non posso andare a una misura superiore, che sarebbe la 15, di cui mi si aprirebbe letteralmente un mondo di possibilità. Non posso farlo, quindi tengo i 14. Ho cercato dei 14 nuovi e l'unica cosa che si trova sono cerchi simili replica e sono tutti cerchi sì da 14, sì con la giusta foratura, cioè 4% 14.3, ma hanno tutti dei canali e degli ET esagerati. Infatti trovate cerchi dal canale 8 in su, quindi 8, 9, 10, 11, 12, quello che volete, e T dallo 0 fino a scendere in negativo, quindi meno 10, meno 12. Quindi sono cerchi con un canale molto largo e molto scampanati, quindi usciranno un gran bel po' dalla careggiata. Io non mi posso permettere di usarli perché, come potete vedere, già con questi qui originali devo dire che hanno un fitment letteralmente perfetto. Non vorrei nulla di più. Forse dietro qualcosina si potrebbe uscire, ma poca roba. Questi qui sono canale 6 e T più 33, quindi capite che passando a un canale, che ne so, 8 con un ET 0 intorno a quel numero lì, i cerchi uscirebbero un gran bel po' e farebbero letteralmente schifo. Quindi cosa ho fatto? Ho lasciato perdere il nuovo e ho buttato l'occhio sui vari mercatini dell'usato. Ogni tanto scappava fuori qualcosa da 14 con la foratura giusta, ma anche lì beccavo sempre roba molto vecchia, roba dallo stile che non mi piaceva, oppure prezzi astronomici, tipo 200-300 euro a cerchio, oppure mi era stato proposto di andare a importare cerchi dal Giappone, ma anche lì i prezzi lievitavano letteralmente alle stelle e c'erano, non vi dico, un set oltre 1000 euro per dei cerchietti piccoli da 14, mi sembra un pochettino esagerato. Quindi ho cercato pazientemente, non ho mai forzato la mano, grazie a Dio, e all'improvviso un giorno sul mercatino, su Facebook, è scappato fuori l'annuncio che secondo me era quello giusto. Ho trovato dei cerchi da 14, foratura 4% 14,3, canale anziché il 6 passeremo a un 5,5, quindi leggermente più stretto, e le T dal 33 passiamo al 42 mi pare. Quindi ho trovato questo cerchio di una marca giapponese, Advan, quindi Yokohama, giusto con l'epoca dell'auto, che mi piaceva e delle misure che più o meno andavano bene. Infatti il canale sarebbe più stretto e le T un pochettino più interno, quindi la gomma probabilmente quando li andrò a montare starà tutta un pochettino più interna, ma lì ci ragioneremo. Quindi cosa ho comprato? Non me lo sono lasciato sfuggire perché sono quelle occasioni che non puoi lasciarti perdere. Degli Advan Rally Art 4, non mi ricordo il numero, comunque se andate a googlarli li vedete. Sono cerchi che ricordano un po', come dice anche il nome, macchine diciamo da rally, e se anche voi siete fanatici di Gran Turismo e ci avete perso le ore della vostra vita,
sapete che in Gran Turismo, se non mi ricordo se era il 2 o l'1, boh, esisteva questa macchina, ma soprattutto esisteva la versione strapompata di questa macchina, perché essendo una Suzuki, questa macchina qui era stata usata prima della famosa Escudo rossa, sempre da Monster Tajima, il nostro caro vecchietto che trasforma le auto Suzuki in vere belve e ci fa la Pikes Peak. Quindi se vi ricordate, oltre all'Escudo Pikes Peak c'era anche la Cultus Pikes Peak, che è esattamente questa macchina qui. Ovviamente portata all'estremo, svuotata, trasformata, ma la base era questa. Quella addirittura aveva 4 ruote motrici, un motore che comandava le ruote anteriori, un motore che comandava le ruote posteriori, scusate, ovviamente monosedile, sviluppava la bellezza di 400 cavalli per asse, quindi 400 avanti e 410, con questo motore strocherata 1600, tutto forgiato e turbizzato. Quindi lui con questo motore qui faceva 400 cavalli più 400 cavalli dietro. Ed era letteralmente una belva, perché sta macchina pesa di su 800 kg in questo stato, pensate quanto poteva pesare. Trasformata così con quella potenza, che razza di bolide poteva essere. Quindi, come vi dicevo, quegli esatti cerchi lì li montava la Cultus Pikes Peak. Ora, se riesco a trovare un'immagine di repertorio ve la faccio vedere. La macchina ovviamente era azzurra con i colori Suzuki Sport, quindi azzurra, viola e un altro azzurro acqua, comunque quei colori lì, e aveva i cerchi bianchi. Io quando li ho riconosciuti nell'annuncio di evento ho detto li prendo, e infatti li ho presi. Quando li ho comprati erano rossi, magari vi faccio vedere anche qui un'immagine, erano rossi e non li ho potuti lasciare rossi perché cerco il rosso su macchina rossa, insomma. Quindi cosa ho fatto? Li ho fatti riverniciare a un ragazzo qui della zona di un colore bianco. Adesso vi apro la macchina. Di un colore bianco che non è il classico bianco che trovate nei cerchi moderni, quindi quel bianco colore elettrodomestico, ma un bianco più sporco, più diciamo vintage, in modo da dargli un attimino l'effetto vintage. Come potete vedere mi sono arrivati con delle scatole bellissime giapponesi, scatole di Up Garage. Adesso non so se riesco a farvelo vedere perché sono incastrate nel baule della macchina, e se Dio vuole oggi li andiamo a montare. Ed ecco qua l'effetto con i cerchi nuovi montati. Che dite? Vi do 2 opzioni tra l'altro perché i 2 lati della macchina sono differenti. In questo ho montato i cerchi bianchi, per ora ho lasciato questi dadi qui perché dopo ve lo spiego. Ho comprato dei center caps cinesissimi ma Advan che sono molto carini. In più ho messo questo adesivo Advan che originali non si trovano da nessuna parte, e siccome ero in vena di attaccare adesivi mi sono detto, siccome mi piace molto questo bianco sul rosso, perché non provare a fare una striscia rossa anche sulla macchina. E allora ho provato che segue quella linea della macchina. In teoria vorrei portarla anche sul davanti, che ha una linea anche sul paraurti, e dietro abbiamo sempre una linea, potremmo fare tutta la fiancata così. Vediamo, fatemi sapere. Quello è il look un pochettino più elaborato. Di qua invece abbiamo un look un pochettino più pulito, quindi abbiamo il cerchio bianco classico senza fronzoli, quindi non abbiamo l'adesivo ma abbiamo il center caps, tutto che ci vuole se non fa schifo, e non abbiamo quell'etichetta bianca sul laterale. Che dite? Meglio con o meglio senza? Fatemelo sapere nei commenti. Anche l'adesivo fatemi sapere cosa ne pensate. Secondo me l'adesivo sì, ma non sono convinto della linea, quindi dovrebbe essere un mix tra le due. Mentre vi parlavo di questi qui, i dadi, questi qui sono i suoi originali che avevano su, li voglio cambiare, li voglio mettere su neri in acciaio ovviamente. Ne ho trovati qualcheduno bellino ma sono ancora indeciso perché prima devo trovare il fitment giusto del cerchio. Sul davanti direi che più o meno ci siamo anche così da originale, come potete vedere. Davanti è praticamente
quasi perfetto, quindi se proprio volessi potrei andare a mettere un distanziale, ma giusto 2-3 mm, giusto per farlo stare un pochettino fuori, anche perché se poi vado a camberare un pochettino entra un po' di più qui sul fronte. Mentre dietro, adesso ve la faccio vedere magari di qua che si vede un po' meglio, c'è un po' più di luce. Dietro sono un pochettino più interne le gomme, secondo me qui ci vorrebbe probabilmente un centimetro di sbalzo, quindi se metto un distanziale da 1 centimetro non mi bastano le colonnette che ho su, rimane poco gioco per evitarle, quindi sarebbe da trovare o uno di quei distanziali con le colonnette incorporate, oppure cambiare proprio le colonnette e metterle più lunghe. A quel punto, se metto le colonnette più lunghe, bisogna che compro i dadi quelli col foro in fondo, perché qui andrebbero bene anche chiusi, ma poi quando vado a rimettere il cerchio originale, che è più interno, avrei problemi a rimettere su questi dadi qui. Ci vorrebbero quelli aperti in modo che vada il più dentro possibile. Quindi boh, per ora è così. Comunque piuttosto soddisfatto dell'acquisto. La verniciatura onestamente poteva venire meglio, ci sono alcuni punti in cui a distanza di un po' si rivede il rosso sotto, fa un po' schifo, ma adesso vedo cosa fare. Probabilmente li farò riverniciare a polvere seriamente da un professionista, ma era più che altro per provare a vedere l'auto. Ho speso poco, ma era giusto per vedere come sta l'auto con i cerchi bianchi, perché non lo sapevo, ho provato a photoshopparla, ma non è la stessa cosa Photoshop e vederlo dal vivo. Quindi secondo me con i cerchi bianchi ci sta bene sul rosso, fa molto rally tra l'altro con questi cerchi, sarebbe fighissimo buttargli su l'all wheel drive della Justy più i mitici parafanghini qua, i mud flaps lì dietro. Sarebbe veramente fantastica farla così, ma ci vogliono soldi, ci vuole tempo e bisogna forare praticamente il pianale della macchina, quindi il telaio. Vedremo, progetti futuri, chissà. Detto questo, dal parcheggino in zona artigianale è tutto. Vi lascio, ci vediamo al prossimo video. Sarà un altro vloggettino su alcune cose che ho fatto sulla macchina, lo vedrete presto, e intanto mi raccomando, mettete like al video, iscrivetevi al canale, condividete e soprattutto scrivete nei commenti cosa ne pensate di questi cerchi, del fitment eccetera, e fatemi sapere se cerchi bianchi con adesivo senza, strisce laterali bianche sì o no. Mi raccomando, aspetto i vostri commenti. Da Morra è tutto, ciao, alla prossima.